Sigla! No, aspetta, questa Vai. Sigla! Facciamo insieme. No, fallo tu. Sigla! All'inizio è più bella la sigla, però la facciamo capitare sempre in posti indesiderati. Questa volta invece vogliamo fare una cosa più tranquilla, più tradizionale, perché il gioco di cui parliamo non è tradizionale un cazzo. Everything, ovvero tutto. Tutto. In questo gioco puoi essere tutto. Ed è difficile all'interno di un gioco anche percepire questa cosa. Come fai a essere tutto? Come fai a muovere ogni cosa? In questo gioco si può. Si può perché si tratta di un gioco filosofico. Un gioco filosofico che però non risparmia il divertimento in qualche modo al giocatore. Non è soltanto una pippa mentale. Il giocatore a un certo punto inizia a goderselo per davvero. Everything è un gioco che ti fa vivere nei panni di qualsiasi cosa tu voglia. Il gameplay è molto semplice, è fatto così. Si va in giro nei panni di una cosa a caso, perché all'inizio sei una cosa a caso, di un procione. All'inizio sei un procione. Il giorno in cui spawnerò nel corpo di un procione non terminerò mai la mia partita, rimarrò lì. Comunque, sei nel corpo di un procione. Vai in giro per il mondo e ascolti i pensieri degli altri animali, delle altre cose, delle foglie, dei sassi, delle nuvole. Ascoltare i pensieri della natura intorno a te arricchisce la tua esperienza. E vi giuro che in maniera più pratica il gameplay non si può spiegare. Ok, è un'esperienza che di per sé dura poco. La sorpresa, perché c'è la sorpresa, dura poco. Il girare, l'ascoltare, il vedere, l'essere qualcuno, qualcosa, dura poco. Dopo un po' il gameplay si affievolisce. Se fosse una curva sarebbe una curva fatta in questo modo, poi diventa molto piatta sul finale. E questo è un problema. Sono una matita. Vivo qui in Italia perché c'è il clima temperato. Non a caso il mio collega qui ha parlato di curva, ma non ha fatto questo. E non ha fatto neanche questo. Ha fatto questo. Perché all'inizio è una merda. Cioè i tuoi primi 5 minuti sono orribili. Poi il gioco cresce, lo capisci, poi te ne stufi. Ma la prima parte è orribile. Perché? Perché come abbiamo detto, tu in questo gioco puoi essere qualsiasi cosa. Puoi essere una rana, un cavallo, un filo d'erba, un albero, un fuoco da campo, una capanna. Puoi essere una macchina, puoi essere tutto. Questo significa che ci vorrebbero delle animazioni per ogni cosa che tu vai a impersonare. Ma non è possibile, perché per fare delle belle animazioni ci vuole un rig specifico per ogni modello. E per fare un rig e delle animazioni credibili per ogni modello ci sarebbero voluti 200 anni. Esatto, spieghiamo che cos'è un rig. Praticamente è lo scheletro del modello che si può muovere. Ora, questi animali non ce l'hanno, quindi rollano. La maggior parte. Alcuni quasi si muovono decentemente, ma la maggior parte no. Diciamo che i vermi si muovono decentemente, i pesci vanno dritti, quindi sembra che abbiano un minimo di animazione, ma quanto ai mammiferi, soprattutto i mammiferi, è tutto vergognoso, cioè rollano come se fossero dei cubi, addirittura non riusciamo a percepire la loro rotazione, come se fossero 4 frame proprio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la state vedendo come funziona ed è abbastanza ridicolo. Però superata questa brutta parte iniziale in cui più che altro vi viene da ridere, io l'ho comprato per questo, non sto scherzando, ho visto quella cosa, ho detto che è sta merda, mo lo compro subito, 15 euro, bam! E invece no, è valsa la pena. Quando mi hanno detto di fare l'euro, pensavo che sarebbe stato bello, perché non mi avevano detto che con 5 centesimi non puoi comprare niente. La mia funzione è appesantire i portafogli e mettere in imbarazzo le cassiere quando finisco. E se lasciato sul pavimento posso essere scivoloso e uccidere la gente. Cosa ti spinge ad andare avanti? Quindi la curiosità, perché le interazioni poi sono limitate, dobbiamo andare in giro a raccogliere questi pensieri e poi in qualche modo ampliarci il nostro gameplay sbloccando quelle che sono le varie fasi, che poi fasi non so come chiamarle, abilità, ma nemmeno quelle in game, sempre ascoltando robe a caso. Cioè vai in giro, trovi sti pensieri, i pensieri ti dicono che puoi fare nuove cose,
come cantare o emettere un richiamo per i tuoi simili, puoi danzare, fare una danza di accoppiamento, addirittura puoi procreare altre creature come te. Insomma, tutto è abbastanza guidato. E non solo creature. E non solo creature, perché cioè, se tu vuoi essere per esempio un idrante, tu puoi procreare idranti. Lo sappiamo, è fuori dal mondo sto gioco, perciò vi sproniamo ad andare a guardare i gameplay sul secondo canale, perché se noi ne parliamo per 3 ore non ci capite comunque un cazzo, dovete andare a vedere il gioco. Però questo è un video che vuole parlarmene, perché è veramente troppo particolare per lasciare tutto quanto. Abbiamo detto, ci sono poche cose da fare e le interazioni sono limitatissime, 4-5 cose, e poi non sono legate all'animale specifico o alla cosa specifica. Tutto può fare tutto, cioè che siate una via lattea, che siate un pianeta o che siate un granello di polvere, le cose che potete fare sono identiche. Esatto, ed è tutto estremamente limitato. Sono preoccupato. Ieri sono stato dal dottore e ha detto che resterò per sempre un vegetale. Non c'è scontro, non ci sono impedimenti, non c'è un grip in questo gioco. Tutto si basa sul collezionare robe che possiamo essere. E si sbloccano dei pensieri, si sbloccano queste cose filosofiche, perché poi c'è la filosofia di base che ti accompagna per tutto quanto il gameplay. E se siete appassionati di questo tipo di cose, prendetelo al volo, perché vi ci chiudete malissimo. Ma se siete appassionati di videogames, ce la sentiamo di mettervi un po' in guardia, perché questo gioco non ha una vera e propria sfida. Cioè non c'è neanche un vago impedimento, tant'è che ti viene ripetuto più volte nel corso del gioco: puoi fare quello che vuoi, non avere fretta, non c'è una strada giusta, una strada sbagliata, ti stai rompendo i coglioni, è giusto. Cioè questo ti dicono, non c'è un nemico, non c'è un enigma da risolvere, se non l'enigma del come cazzo sia venuto in mente di fare questo gioco a qualcuno. Non c'è niente da fare se non andare a zonzo, provare ad essere quella o quell'altra cosa, provare a vedere cosa succede se noi ci eleviamo in una forma più grande o se noi andiamo a regredire ad una forma più piccola. Ma sostanzialmente la poetica del gioco si esaurisce nella sua poetica stessa. È tutto qua. Il mio nome è Chuck e quando chiami Chuck, Chuck si gira. Parliamo della grafica. Essendo un gioco procedurale, È una merda. ci stavo arrivando. No, scusa. Essendo un gioco procedurale e quindi potenzialmente infinito, non è che sia tutto questo granché. I modelli non sono fatti proprio benissimo, tutti i modelli non sono fatti proprio benissimo, ma chiudi gli occhi e li chiudi spesso entrambi, perché le animazioni non si possono vedere, la grafica non si può vedere. Allora perché lo dovrei comprare questo gioco? Semplice, per godere del frame rate che cala continuamente. Questa è una caratteristica. No. Lo devi comprare per l'atmosfera strana che ha. Perché quando tu giochi da 30 anni, come anzi no, 27-28 anni come questi due, quello che cerchi in un videogioco non è solo che sia ben fatto, ma potresti voler vedere anche qualcosa che non hai mai visto, che ti sorprenda, che ti faccia in qualche modo tornare bambino, come quando guardavi, che ne so, Asteroid sull'Atari. Ecco, questo gioco ci ha fatto fare e lo vedrete nei gameplay di Redez. Cioè lui è veramente preso bene. Io l'avevo già giocato, quindi sono molto meno stupefatto di lui, ma lui è veramente stupito da quello che si trova davanti. Ora, se volete regalarvi un paio, 2-3 ore di puro stupore, questo potrebbe essere un buon acquisto. Che poi possono essere anche di più di 2 o 3 ore, se vi mettete a collezionare tutti quanti gli oggetti, le creature, eccetera, i pensieri, eccetera, eccetera, possono essere svariate ore. Poi più in là si sbloccheranno altre cose che non vi diciamo perché non serve, perché già se vi piace questo impianto di gioco dovete comprarlo. Se pensate che non vi possa regalare nulla, allora non ci pensate proprio. Vi diciamo solo che quello che vedrete nei gameplay non è esattamente tutto. C'è anche una fase molto più folle, però la lasciamo scoprire a voi ragazzi, perché altrimenti vi privi. Cioè, l'abbiamo detto, questo gioco si basa sulla sorpresa. Se noi vi riveliamo tutto dall'inizio, a parte il fatto che ci pensano già i trailer del gioco a spoilerarvi la parte più figa, non lo guardate. Guardate sto video, i trailer non li guardate, ok? Che dire, il concept è molto bello, c'è anche una particolarità, una chicca, forse una delle più irritanti a livello intellettualoido filosofistico. Ci sono anche dei pensieri, delle note audio. Raccogliendo queste note audio partiranno degli interminabili monologhi di Alan Watts, che è un filosofo nato agli inizi del Novecento, morto negli anni 70. Questo ha registrato
dei pensieri, delle cose. E quando cliccate su quelle robe lì, parte Alan Watts. Il problema è uno, anzi due. Ho sentito un discorso di Alan Watts e quello che ho capito è stato... Alan Watts, lo conosciamo Alan Watts, abbiamo anche fatto un video al riguardo, perché in effetti quello che racconta, come lo racconta, sono cose forti che ti fanno riflettere, ti fanno pensare. Vi mettiamo il link in descrizione, ovviamente ricordatevi pure di iscrivervi a questo canale nel caso in cui non siate iscritti. Però questo filosofo che giustamente parla in lingua inglese, ora, parlare di filosofia in lingua inglese per quelli che non sanno l'inglese a menadito, non ce l'hanno come la lingua principale, è un po' difficilotto. È anche mixato molto male all'interno del gioco, lo sentite più sul lato destro se indossate le cuffie, e la musica e i suoni del gioco spesso sovrastano la sua voce, che essendo stata registrata molti anni fa non è neanche tutta questa chiarezza e tutta questa potenza, quindi è difficile, seguirlo è difficile. Noi lo ammettiamo candidamente, non ci siamo riusciti a capire quello che dice perché non siamo così bravi in inglese, siamo riusciti a capire i pensieri degli oggetti intorno a noi, su per giù, grosso modo abbiamo capito più o meno tutto. Speriamo che il gioco venga, non dico proprio tradotto completamente anche gli audio, ma almeno localizzato nei testi. Anche perché verrà a breve rilasciato anche su Steam, non solo su PlayStation, quindi potete eventualmente prenderlo anche per PC. Che dire, signori, ve ne abbiamo parlato perché il gioco merita tanto? Probabilmente sì, probabilmente questo gioco sta proprio in mezzo, sta tra la ciofeca assoluta e il capolavoro. Ha già vinto un sacco di premi, come tutti quei giochi che sanno sussurrare al bambino interiore che sta dentro tutti gli adulti e che gli fa pensare: oh, se mi piace questo gioco allora sono intelligentone, sono proprio una persona, col mignolino così. Si prende molto su questa filosofica rottura di coglioni il gioco, ok? E molti lo apprezzeranno perché si sentiranno dei poeti maledetti a giocarci. Però la verità è che è interessante, ti fa incuriosire, magari non meritava 200.000 premi perché sono usciti giochi anche molto più belli, però è interessante.